Ciao a tutti, oggi vediamo quelle che secondo me sono le basi del freestyle, ma anche di ogni stile di skateboard. Parliamo di spingersi sulla tavola, quindi prendere velocità spingendosi, scendere dalla tavola, frenare, e vedremo anche come fare le prime curve, come curvare. Vedremo come prendere velocità con il tic tac, che è una manovra base che ci farà molto comodo in seguito. Vedremo anche come appoggiarci sulla coda dello skate, quello che si chiama tail stop, che sarà diciamo la nostra base di partenza per un sacco di tricks. Importantissimo a qualunque livello siamo, le protezioni. Il più importante di tutti ovviamente il caschetto. Io ora nel freestyle posso permettermi di non metterlo perché ormai sono 20 anni che skato, quindi su una superficie piana non rischio più di sbattere la testa, ma soprattutto se si è all'inizio lo skate è veramente imprevedibile, basta anche solo un sassolino, cadete, sbattete la testa, può succedere. In generale mettete tutte le protezioni che vi fanno sentire più sicuri, perché se vi sentite più sicuri imparate prima semplicemente. Anche dopo tutto questo tempo, ad esempio, tengo sempre costantemente le protezioni ai polsi, perché tendo a cadere sui polsi e rischiare di rompermeli. Che ginocchiere io li metto quando devo imparare alcuni nuovi trick. Una protezione comodissima nel freestyle sono i parastinchi. Mi raccomando, importante, in una tavola standard, in questo caso una normalissima tavola da street, ricordate che la coda è quella più bassa, quindi il nose, il davanti, è un po' più pronunciato, un po' più alto. Se la vostra tavola ha un grip tutto nero, magari fateci un segno, mettete qualcosa per ricordarvi velocemente qual è il davanti e qual è il dietro, è importante. Le fanno così essenzialmente perché un nose più alto ci aiuta in alcuni trick come l'ollie, in cui abbiamo bisogno di una punta più alta. Nelle tavole da freestyle in alcuni casi questo discorso non vale, perché come quella che uso io è perfettamente simmetrica. Dobbiamo anche decidere se tenere davanti il piede destro o quello sinistro. Scegliete quello che sentite più comodo. Posizione di spinta. Se vedete nella tavola avete sempre delle viti. Il nostro punto di riferimento, perché nella posizione di spinta il piede davanti va più o meno sopra le viti. Cercate di non metterlo troppo in avanti, altrimenti rischiate di impuntarvi, quindi più o meno sopra le viti, una posizione che ritenete comoda. Nella posizione di spinta il piede davanti è parallelo alla tavola, questo perché così ci dà molto controllo e molta comodità di spinta. Quando andiamo a spingerci, infatti, i nostri piedi sono in una posizione comoda, stiamo in generale molto comodi e anche per fermarci è tutto molto più stabile. Posizione di andatura. In questo caso il nostro piede davanti sta sempre sulle viti, ma invece di stare parallelo è perpendicolare alla tavola. Insomma, non totalmente perché sarebbe scomodo, ma diciamo con una certa angolazione. Vedete voi come state più comodi. Quindi il piede davanti sta più o meno in questa posizione, il piede dietro lo mettiamo sulla coda. Questa posizione ci dà molta stabilità e la possibilità di appoggiarci sulla coda, di girare, di fare tutta una serie di trick. Quindi quando stiamo andando in avanti, quando appena abbiamo preso velocità, dobbiamo stare in questa posizione, sempre ginocchia piegate e sempre braccia larghe. La parte che all'inizio è difficile ovviamente è proprio il passaggio dalla posizione di spinta alla posizione di andatura. Questo perché dobbiamo fare questo cambio velocemente mentre stiamo andando in avanti. All'inizio fa paura, è normale. Quindi posizione di spinta, ci diamo una spinta, appoggiamo il piede dietro sulla coda e il piede davanti lo mettiamo perpendicolare alla tavola. In questo modo siamo stabili in ogni momento, ma soprattutto quando siamo in posizione di andatura. Mi raccomando, cercate sempre di tenere le ginocchia ben piegate e le braccia molto larghe. Ci spingiamo in posizione di spinta, posizione di andatura. Vogliamo andare più veloce? Posizione di spinta e spingiamo di più. E posizione di andatura. Curvare. Allora, prima di tutto abbiamo bisogno di prendere ovviamente un po' di velocità con la nostra spinta e il modo principale è inclinare la tavola sui talloni o sulle punte. Se spingiamo la tavola
con le punte dei piedi, quindi in posizione di andatura facciamo pressione sulle punte dei piedi, andiamo a fare la curva che si chiama backside, è anche quella più facile. Se invece mettiamo il nostro peso sui talloni, allora facciamo una curva in frontside e vedrete che è leggermente più difficile perché non vediamo chiaramente alle nostre spalle. Mentre fate queste curve, oltre a mantenere le braccia sempre molto larghe e le ginocchia piegate, guardate dove dovete andare. Se voglio andare in backside, girare di là, guardo di là. Un piccolo trucco: posso anche indicare con il braccio la direzione in cui vado, automaticamente mi ci andrà un po' di peso e sarà più facile girare. Soprattutto in frontside girate bene le spalle e la testa e provate a fare questa cosa di indicare con il braccio dove dovete andare. Peso sui talloni e vedete che la tavola girerà da sola. Un altro metodo per fare le curve, soprattutto se abbiamo dei track molto stretti, quindi la tavola che non gira molto, possiamo spezzettare la curva in piccoli tic tac. Quindi fate dei piccoli movimenti sollevando la punta della tavola così da impostare una curva. All'inizio vi consiglio di stringere i vostri track a una durezza intermedia, perché se li lasciate troppo molli la tavola è un po' troppo instabile, e se invece li stringete troppo la tavola non gira. Cercate sempre di tenere il peso un po' in avanti, braccia belle larghe, ginocchia sempre piegate. Tic tac. Il tic tac è una manovra fondamentale nello skate, consente di prendere velocità senza dover nemmeno mettere un piede a terra. Una cosa che vi consiglio mentre impariamo il tic tac: cercate sempre di darvi una piccola spinta prima di iniziare a fare il tic tac, perché partire da fermi è molto più difficile. Quindi ci diamo una piccola spinta, posizione di andatura, e cerchiamo di fare dei piccoli movimenti a destra e sinistra. All'inizio quello che vogliamo ottenere è semplicemente mantenere la velocità. Vedete che all'inizio sarà molto difficile farlo e piano piano vi fermerete o sbaglierete. State molto attenti perché è la coda che controlla quanto si alza la tavola. Se spingete troppo sulla coda, la tavola vi si impenna e vi bloccate. Quindi fate proprio una leggera pressione dietro e davanti cercate di farlo andare a destra e a sinistra. Vedrete che una volta imparato bene il tic tac potete anche prendere una certa velocità e sarà anche meno, diciamo, scattoso da vedere, perché alla fine, se impariamo a farlo anche molto bene, le ruote non si alzano nemmeno da terra. Le ruote davanti vedremo che strusceranno solo un po' sul pavimento, quindi sarà una manovra, diventerà una manovra molto fluida. Soprattutto nel freestyle il tic tac ci consentirà di connettere tra loro diversi trick mantenendo la velocità. Tail stop. Questa manovra all'inizio vi sembrerà banale, facile, ma non lo è per niente. Soprattutto non è facile farla bene senza esitazioni. Ci tengo che impariate bene questa manovra perché anche questa è la base di tantissimi trick, tantissime cose che andremo a fare dopo. Partendo dalla posizione di andatura, spostate il peso sulla coda semplicemente, tenete sempre le braccia molto larghe, le ginocchia molto piegate. Il segreto è fare questo movimento con decisione, perché se lo fate lentamente vi ritrovate in una posizione molto instabile. Con il tail stop, volendo, possiamo anche fermarci, possiamo usarlo come tecnica per frenare. Ovviamente ve lo sconsiglio se state su asfalto perché è il modo migliore di distruggere il tail della vostra tavola. Però se siete su una superficie liscia è un ottimo esercizio. Quindi con una piccola spinta fate tail stop in andatura fino a fermarvi completamente e riscendete. Ora che abbiamo imparato le nostre basi possiamo provare a fare una cosa, ossia mettere tutto insieme. Provate a spingervi, partire, fare un po' di tic tac, fare una curva, tornare al punto di partenza e fare un tail stop. Provate a fare questa sequenza finché non vi riesce. E per le basi è tutto. Mi raccomando, impegnatevi tanto e cercate di dedicare tanto tempo a queste basi, così tutto il resto vi sarà molto più facile. E soprattutto così non vi fate male. Ciao a tutti!